Dobbiamo parlare dell'intervista di Romelu Lukaku a Sky, 1 anno dopo l'altra clamorosa e famosissima intervista che di fatto spalancò le porte al ritorno all'Inter di Lukaku. Lukaku che è tornato quindi, a parlare lanciando in questa lunga intervista secondo me, 2 messaggi molto interessanti più un terzo bonus tutti da tenere d'occhio di cui parliamo, oggi. A margine ne approfitterò poi anche per fare un punto della situazione con altre notizie importanti di casa Inter e mi lascio anche uno spazio per una quota polemica, così per aprire bene l'anno. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Buon inizio di settimana, buon anno a tutti voi. Ovviamente vi chiedo subito un mi piace al nostro contenuto di oggi. Se non l'avete ancora fatto, cliccate subito sul tasto iscriviti al nostro canale YouTube. Ci mancano ormai solo 6 iscritti per raggiungere quota 46.000, quindi mi raccomando, cliccate subito così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. In descrizione all'episodio di oggi troverete il link al nostro sito passioninter.com dove trovate tutte le notizie sull'Inter ed in particolare trovate quindi la trascrizione dell'intervista appunto di Romelu Lukaku a Sky con tutti i passaggi più importanti, la potete leggere quindi sul nostro sito. In questo episodio dunque mi limito, come dicevo, a riassumere quelli che secondo me sono 2 punti più 1 bonus che ritengo centrali, almeno secondo la mia opinione, e sono anche delle opinioni personali su quello che ho potuto ascoltare. Quindi confrontiamoci poi, voglio sapere anche la vostra, opinione su questo. Il primo passaggio, quello decisamente più importante secondo me, quello che fa il titolo un po' anche all'intervista di Lukaku, riguarda, almeno secondo me, la sua dichiarazione sull'infortunio che ha subito in questa prima parte di stagione e le dichiarazioni di Lukaku qui hanno subito acceso anche una grossa polemica da quello che ho letto e da quello che ho visto sui social e nel gruppo Telegram di Passione Inter, perché Lukaku dice apertamente che, ma lo avevamo capito, che si è trattato dell'infortunio più grave della sua carriera e più grave del previsto, ma soprattutto dice una frase: il tendine del flessore era rotto, sostanzialmente dice questo Lukaku, quando in realtà, a fine agosto l'Inter nel suo comunicato aveva parlato, lo condivido così lo leggiamo dal sito dal sito ufficiale dell'Inter, ecco, gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Quindi qui si parlava di distrazione. Lukaku parla invece, di tendine del flessore rotto. Poi, sappiamo che è iniziata da lì tutta una lunga telenovela con chi diceva che poteva rientrare già contro la Roma nella gara del 1° ottobre addirittura. Si era saputo poi che c'era stato un nuovo problema in corso, è rientrato quindi il 26 ottobre, quasi un mese dopo, appunto contro il Viktoria Pilsen e subito dopo è arrivato un nuovo stop contro la Samp fino poi al rientro in campo nel mondiale. Io su questa frase, quindi su questo tema e su questa polemica che si è scatenata faccio 3 osservazioni. La prima è che per me Lukaku ha esagerato, ecco, in questo nel fare questa dichiarazione, nel parlare in questi termini del suo infortunio. Cioè, se veramente aveva il tendine del flessore rotto, immagino che lo stop sarebbe stato ancora più lungo di quello che poi, è stato. Quindi ipotizzo che volesse magari parlare di una lesione più che di una, rottura, magari ci può essere stato un fraintendimento, diciamo una sorta di errore nella traduzione che ha fatto, ma lo ipotizzo. Anche perché, seconda osservazione, se effettivamente avesse riportato la rottura, come mai tutto questo riserbo nel comunicato? Perché dare un esito al posto di un altro e non parlarne di questo problema fisico? Magari c'è un motivo, non è che la società sia costretta a farlo, però nel momento in cui lo comunichi mi sfugge il perché si debba comunicare una cosa diversa dalla realtà, dando poi anche spazio alle tante speculazioni che abbiamo visto nel corso delle settimane, con tante storielle che sono girate anche da canali alternativi, diciamo così. E terza osservazione, se non avete visto l'intervista a Sky vi consiglio di farlo, vi consiglio di, recuperarla perché, Lukaku mentre parla di questo infortunio e mentre parla e dice questa frase dunque, gli esce una sorta di sorriso, se ci fate caso, e a me questo modo di parlare dell'infortunio, di, sorridere mentre dice questa cosa, ha dato un po' la sensazione di quando o dici una cosa che non è del tutto vera,
oppure diciamo stai dicendo una cosa che magari non avresti dovuto dire o che comunque era rimasta segreta e per qualche motivo la stai tirando fuori solo ora. In quel sorriso ci vedo un qualcosa, ecco, da identificare. Non so se mi faccio troppi film io, però se avete modo appunto di recuperare quella parte dell'intervista in modo particolare, guardate come sorride, come risponde Lukaku e poi fatemi sapere che sensazione avete, anche voi. Il secondo tema che invece solleva Lukaku all'interno di questa intervista è, relativo al progetto Inter. Ribadisce Lukaku di voler restare all'Inter, una cosa che ha già detto, più volte, e ribadisce che ne discuterà col Chelsea per il suo futuro, per rimanere a Milano, ma poi ovviamente vorrà chiudere la carriera all'Anderlecht, questo l'ho detto più volte, ma ad un certo punto butta lì questa frase. Lukaku dice: "L'Inter ha sempre l'ambizione di continuare a crescere". Anche qui magari non vuol dire nulla, è ovvio magari che si dica che si vuole continuare a crescere, non si può dire, che si torna indietro, non dobbiamo dargli troppo peso probabilmente, però io nel dire questo l'ho visto bello convinto e, considerando tutta la situazione Inter attuale, tutte le voci sul futuro dell'Inter, le difficoltà che conosciamo benissimo, eccetera, che da dentro l'Inter, che un giocatore comunque così importante a livello anche di carisma e leadership nell'Inter, parli di trofei e di ambizione di continuare a crescere, è comunque un segnale che per me non va lasciato in secondo piano. In ogni caso, qual è il tema poi bonus e la sintesi di questa intervista, almeno dal mio punto di vista? Personalmente ho visto e sentito un Lukaku abbastanza basso profilo, dicendo ad esempio anche che ad oggi Osimhen è più forte di lui per quello che sta facendo in questo momento. Tanti segnali di umiltà, diciamo, buttati lì nel corso di questa, intervista, ma dentro tanto desiderio di dimostrare molto. Questa è la sensazione che mi ha restituito Lukaku appunto in queste ore. In particolare, parlando anche della corsa a scudetto, del fatto che dice: "Non è ancora chiusa la corsa a scudetto, che ci proveremo", e anche del fatto che attorno stanno cercando di provocarlo per fargli riaccendere questo fuoco dentro. Questo fuoco per me si intravede, dentro la voglia di tornare in campo alla grande di Lukaku e quando gli chiede il giornalista Matteo Barzaghi, alcuni pensano che tu non sia più quello di 2 anni fa, che non c'è più il Lukaku di 2 anni fa, Lukaku risponde molto secco: "Vedremo", facendo sottintendere che probabilmente ha qualche arma, diciamo, segreta ancora da far vedere. Io, per chiudere questo tema e passare poi alle altre notizie, 2 anni fa lo dicevo già, a maggior ragione lo dico oggi, quando sento parlare Lukaku, le interviste di Lukaku, le prendo sì, con affetto, ma anche un po' con le pinze, con tutto il rispetto, perché so che comunque è anche molto attento alla comunicazione con il suo staff, quindi molto spesso c'è anche molta costruzione in ciò, che viene detto. Però i messaggi e anche il modo con cui questi messaggi emergono in questa intervista, secondo me, sono incoraggianti in attesa poi di far parlare soprattutto il campo, che è la cosa che ci interessa di più, a partire già, dalla gara di mercoledì contro il Napoli. E, a proposito di Napoli, al momento Brozovic non sembra pronto per tornare in campo in questa sfida, dovrebbe andare in panchina appunto nella gara di San Siro del 4 gennaio. Ho letto già anche qui delle polemiche perché ha giocato il mondiale e, poi con l'Inter invece non gioca. Molti hanno scritto questo. Per dovere di cronaca vorrei solo ricordare che comunque Brozovic al mondiale ha accusato un problema fisico in semifinale, è uscito dal campo anticipatamente e poi non ha giocato nemmeno la finale per il terzo posto. Quindi speravo di riaverlo a disposizione subito anch'io, visto che anche altri suoi compagni di nazionale hanno già giocato e bene, anche la settimana scorsa, però dovremo aspettare e aspettiamolo perché sarà molto importante, alla luce soprattutto delle rotazioni che saranno necessarie per l'Inter, nel centro del campo, ma in tutta la rosa, visto che davanti ragazzi abbiamo un calendario che per me è da pazzi. Ci stavo pensando anche oggi, guardando anche le partite del weekend degli altri campionati. L'Inter, guardiamo il calendario dell'Inter, affronterà il Napoli mercoledì, poi sabato il Monza, poi martedì 10 gennaio ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, sabato 14 Inter Verona, poi la Supercoppa italiana, si va in Arabia il 18 gennaio, quindi 5 giorni dopo Inter Empoli, Cremonese Inter in trasferta. Qui, in caso di vittoria contro il Parma, ci sarebbero poi anche i quarti di finale di Coppa Italia nella settimana che porta poi al derby del 5 febbraio. Cioè l'Inter affronta 2, 4, 6, 8
10-11 partite sostanzialmente in un mese di fatto. Questo è un po' il calendario che ci aspetta davanti, e anche qui, sempre per partire, per iniziare l'anno con la vena polemica, probabilmente si poteva iniziare un attimino prima, come hanno fatto tanti altri campionati in giro per l'Europa e non solo. In chiusura però un po' di notizie flash. Allora, contro il Napoli sulle maglie ci sarà ancora Digital Bits, sappiamo che era uno dei temi importanti del nuovo anno. Stanno andando avanti però le trattative per la sostituzione di questo main sponsor che sappiamo che non ha pagato la quota di pattuita da contratto. Quindi quando si chiuderà l'accordo con il nuovo sponsor prenderà direttamente il posto di Digital Bits sulle maglie, questo stando appunto alle ultime notizie. Per quanto riguarda il mercato, vi sottolineo, è molto interessante secondo me che il giornalista Matteo Barzaghi di Sky abbia intervistato Lukaku e subito dopo parlato in maniera chiara del canale aperto tra l'Inter ed il Chelsea. Quindi dopo Lukaku, Casadei, attenzione oggi molto a Denzel Dumfries. Non è una novità questo canale aperto tra l'Inter e il Chelsea, non è una novità l'interesse del Chelsea per Dumfries, soprattutto dopo l'infortunio di Reece James. È interessante però il rilancio che fa Matteo Barzaghi proprio in queste ore. Tra l'altro in Spagna hanno parlato anche di un possibile interessamento e inserimento del Barcellona. Però ecco, Dumfries rimane seriamente al centro del mercato e bisogna monitorarlo con attenzione anche in queste settimane di gennaio. Intanto su De Vrij c'è una proposta di rinnovo da parte dell'Inter, ma si stanno seriamente valutando delle ipotesi, delle piste all'estero per De Vrij. Si è parlato del Tottenham, ci sono altri club inglesi interessati. Si è parlato anche del Feyenoord, la squadra in cui tra l'altro De Vrij è esploso prima di andare alla Lazio. Feyenoord che sta guidando la classifica del campionato olandese in questo momento. L'allenatore del Feyenoord però ha in queste ore rilasciato un'intervista dove parla di De Vrij come nome irrealistico visti i costi dell'ingaggio non alla portata del club olandese. Su Skriniar poi la situazione l'abbiamo ribadita ormai più volte, non ci sono grossi aggiornamenti se non che si attende appunto la risposta del calciatore. Attenzione invece a Marcus Thuram. Oggi la Gazzetta dello Sport, diciamo, ha riportato quello che vi dico da tempo essere il mio incubo più grande nella corsa al francese, cioè il Newcastle, nel senso che secondo la Gazzetta dello Sport oggi il Newcastle sta spingendo forte per avere Thuram a gennaio, ma Thuram, questo può essere un alleato nei confronti dell'Inter, vuole aspettare il termine della stagione per accordarsi con un nuovo club e per andare via quindi dal Borussia Mönchengladbach a parametro zero. L'Inter, da quello che mi dicono, vi ribadisco questa cosa, si sente ancora in corsa per il giocatore anche a parametro zero a giugno, vediamo però quello che succede. Con questo direi che per il momento è tutto. Alle 22 ci risentiamo nel club di Passione Inter come ogni lunedì. Mi raccomando, www.passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto anche in questo 2023. La campagna abbonamenti è riaperta, quindi se ci tenete al nostro progetto, mi raccomando, passioneinter.club, vi aspettiamo lì. Alle 19:30, come ogni giorno, ci vediamo in diretta per tutte le notizie del momento e per approfondire anche altri temi caldi di cui parleremo a parte. Vi lascio poi in descrizione per chi ci ascolta in podcast un approfondimento speciale di inizio anno che abbiamo pubblicato nelle scorse ore. Vi consiglio di recuperarlo perché abbiamo parlato un po' di tutto quello che accadrà nel 2023, diciamo così. Quindi link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.